Dimmi quando lo vedi. Lo vedo già dal conteggio e mi mostra una vita dove fa il ricercatore. Vedo lui con un cappello vestito simile a Indiana Jones. Mi arriva questa cosa che sta con un pennello e pulisce per terra mentre scopre delle ossa. È un ricercatore. Un archeologo. Sì, Come si chiama? Johnny. Chi dà l'autorizzazione, Johnny? Mi scrive sì con il pennello sulla sabbia, sulla terra. Mi scrive Ok. sì. In che anno siamo e dove? Siamo in una... È come se siamo in una linea temporale parallela. 1912. Però non di Siamo... questa linea temporale. No, no, non di questa linea temporale, vedo Sardegna. Sardegna, Mm. Italia. Mm. Curiosità, nel 1912 di questa linea temporale, Totò chi era? Dov'era? Vedo che ancora deve scendere. Qui- Quindi non è incarnato, No, ma si incarnerà quando l'archeologo nell'altra linea temporale morirà? Cioè c'è una corrispondenza tra date o si possono sovrapporre? si possono sovrapporre. Io vedo delle linee temporali che si possono sovrapporre, però vedo che comunque se cambia qualcosa può cambiare tutto il resto. Lo vedo Mm. tutto collegato, però si possono Mm. sovrapporre, sì. Diciamo che se l'archeologo fa altre cose oggi e decide di fare, Mm, si mm. possono anticipare o posticipare delle nascite che già sono Sì. state decise su questa linea, sono già avvenute, diciamo così, su questa linea temporale. Va bene. Sardegna, qual è l'oggetto della ricerca di Johnny? Vedo che sta con un pennello e scopre delle ossa. Scopre delle ossa e sono ossa di uomini. Io vedo i giganti. Uomini grandi. Mm-mm. Mm. Va bene, guarda, diciamo, la vita di Johnny dall'alto, tra virgolette, quindi non soffermiamoci sulle singole ossa, sui singoli anni, sui singoli giorni, ma vediamo cosa succede se va avanti in questa ricerca, se viene bloccato, cosa scopre di chi sono queste ossa, se sono umane o di animali, quali sono le conclusioni della sua ricerca e la conclusione del suo lavoro. Le ossa non sono umane. Vedo che lui trova queste ossa e ci sono altre persone con lui, è un gruppo che sta facendo queste ricerche e trovano, scoprono queste ossa, non sono umane, però vedo se quando mi hai detto vai avanti in questa vita che ad un certo punto è come se lui venisse bloccato, venisse eliminato dal gruppo perché è andato troppo oltre in questa sua ricerca. Lui è molto esploratore, lo vedo molto, vuole comunque Entusiasta. scoprire, è Mm. entusiasta di sì, trovare risposte e di mm, farle vedere a tutti. E quindi a un certo punto di questa vita vedo che viene, per una scusa banale, viene Con un cacciato. pretesto lo cacciano. Ok. Lui Sì, che è così entusiasta, lo cacciano. Ok, ma non sono umane nel senso che non sono di esseri umani come noi, no, ma sono a forma di uomo, come la tradizione vuole, la tradizione dei giganti sardi vuole, io ho visto oppure hanno il questo, sì. teschio, hanno le stesse ossa, ma sono grandi. Io ho visto proprio delle ossa umane giganti, però quando mi hai chiesto esattamente quello che più o meno, diciamo, si può cercare, però quando mi hai chiesto se sono umane, ho letto di no,
comunque ho letto qualcosa di non umano, Da che dove viene. vengono questi giganti? Io lo vedo legato, vedo Zeus direttamente. Quindi sono dei fratelli minori del primo creatore? Mm, sì, li vedo direttamente dati da lui, come se fossero proprio diretti da Zeus a questi esseri giganti. Mm, mm. Quando hanno vissuto? In che anno? Secolo. Anno, secolo. Io li vedo proprio all'inizio della storia, li vedo proprio come se fossero mm, le prime, i primi uomini, diciamo così. Li vedo Bipedi, proprio tutta l'inizio. Sì, una epoca preistorica insieme ai esseri preistorici, i dinosauri. io li vedo ancora prima. Io li vedo proprio come uno dei primi prototipi di incrocio umano che è stato sulla Terra, che hanno Ah, fatto. quanti sono nati sulla Terra? C'è un numero? 2 miliardi. In tutta la Terra o solo la Sardegna? Io vedo in tutta la Terra. E perché si trovano specialmente in Sardegna? Se ne sono trovati tanti in Sardegna? Quello che vedo è questo, è come se in quel tempo, quando tutto questo è accaduto, le isole, i mari erano completamente diversi, quindi c'erano delle terre dei continenti che noi conosciamo oggi, che all'epoca, nella nostra linea temporale, non erano ancora emersi. E quindi è come se la Sardegna, come la conosciamo noi oggi, fosse una delle poche terre fisiche emerse dal mare. Vedo questo processo di terra che esce dal mare e quindi è come se fosse comunque all'epoca diverso la fisionomia fisica terrestre. Vedo questo. Ok, avevano delle tecnologie avanzate questi giganti? Avevano possiamo chiamarli poteri avanzati, avevano un DNA molto mm, aperto, molto più, non a livello di tecnologia, ma di capacità psichiche, di mente, di percezione e a livello energetico, esoterico, più che tecnologia. Vedo questo. Quanto vivevano? Quanti anni vivevano? Almeno 200, almeno, di più di Maschi, noi. femmine, ovviamente, sì. Mhm, sì, sì, Le maschi e femmine. donne partorivano come partoriscono le nostre? L'atto sessuale c'era, però ho visto una scena mentre me lo chiedevi, è come se loro potevano unirsi anche a livello fisico come conseguenza di un discorso energetico, come se fosse un trasferimento da un corpo fisico a un corpo femminile. Cioè, avevano anche altre capacità per procreare. Non è Mentali? solo come noi. Sì, Eteriche? sì, Mm. sì. Bene, Johnny è stato allontanato perché cosa ha scoperto? Allora, mentre me lo chiedevi, ho visto, è come se Johnny fosse legato a questi esseri, fosse legato a questi esseri. Lui, in questa vita è come se avesse tracciato una quasi verità, avesse scoperto quello che si avvicinava di più alla verità, quindi a quello che è, e Mhm, quindi che comunque l'aveva tradotti come tra i primi esseri, mi viene la parola divino, ma ovviamente è relativo, mhm. e l'avesse comunque soprannominati esseri divini lui in questa vita. E quindi vedo qualcuno che comunque ha compreso la sua potenzialità e la sua capacità, e comunque la verità deve essere sempre nascosta, altrimenti Chi la nascondeva? La Chiesa?
in quell'epoca lì, nel 1912, di un'altra linea temporale, ma sempre della Terra? Io vedo un gruppo di ricercatori legati a qualche... è diverso, legati a qualche setta, qualcosa di... che deve essere nascosto, comunque legati a qualche Massoneria? setta. Allora, ho visto quello, però è diverso, cioè non è esattamente massoneria, è come se fosse massoneria, ma è una setta diversa da quella che conosciamo noi, però più o meno come criteri sono sempre più o meno le stesse credenze, ecco, che è, cioè Va, comunque sì. va bene, qual è la causa di questa vita mostrata dalla parte subliminale di Totò? Il suo entusiasmo lo mette in pericolo, lo espone troppo. Mm. Quindi è un messaggio che la sua parte subliminale sta dando a Totò? Così come Mi, in quella vita di Johnny si è esposto e ha perso la ricerca di fatto, in cui sì, poteva continuare a collaborare, la sua ricerca mi sembra di aver capito, quindi lui era uno dei assolutamente sì, principali. Così assolutamente sì. oggi, con la curiosità di sapere tutto, anche quello che non serve più, Lo mette in rischia di... pericolo. Ok, causa, più che causa esoterica, effetti di quel test che ha fatto, punto 2, che tu non conosci tra l'altro. Un famoso test per svangarla, diciamo. Fa parte sempre del suo modo di voler sapere, di testare e di provare che va bene, fa parte del suo percorso e va bene, però mentre me lo chiedevi, io ho visto come un portale che si apriva sulla sua fronte, proprio al centro della fronte. Ho visto come se mentre facesse questa pratica si Test. aprisse ho visto proprio un portale che viene, Mm. vedo proprio un dito che fa così sulla sua fronte e apre un Ok. canale per entrare. Chi entra? Chiamiamolo. O dove se ne va l'energia di Totò? Da chi se ne va? Io vedo che viene impiantato in quel momento. È Ok. come se lui Chiamiamo accettasse una- sì, una di nuova essere interferenza? impiantato, sì, un'interferenza comunque. Ma una nuova che prima non aveva? O cosa? No, è come se accettasse che vengano fatti, che lui, cioè è come se lui accettasse di darsi per essere studiato, cioè lui per voler studiare, ok, adesso mi arriva da forte questa cosa, è come se in quel momento accetto, ok, io studio quella parte e quindi voi potete studiare me, come se c'è uno scambio Eh, in quel momento. bene, molto interessante. Chiamiamo quelle entità che hanno preso per dargli lo studio che poi alla fine non è servito a niente. Vedo diverse cose, ne vedo tante. Vedo dal più basso rettili, in Mhm. particolare ho visto un serpente. È strano perché ho visto un serpente all'interno, quello che conosciamo, il triangolo con l'occhio della Mhm. massoneria, l'ho visto invece un triangolo con un serpente questa volta. Ho visto un serpente legato a, Senza l'occhio. senza l'occhio, Mhm. rettili, quindi. Addirittura qui io vedo siriani, Mhm. umanoidi di Sirio e mantidi. Vedo un insieme, una collaborazione di più entità. Ok. Quelle non derivanti da questo test, chiamiamole. Le sue, prima di questo Mhm. test, Mhm. e DL subito. Quanti? Eh, eh.
5. Mm. Mm. Quella volta che lui ha visto una pallina di luce che le usciva dalla spalla destra, EDL. provava a prenderla, spuntava nella sinistra e così via. Era uno o due? Lì ne erano, io ne vedo 2/3 che comunque lui riusciva a vedere, riusciva a percepire che c'era qualcosa che non andava, però mentre ce lo spiegava prima nei punti già l'avevo visto. Sì. È Ok. come se loro, una volta che prendi consapevolezza e sai che esistono, è facile, facile. Riesci comunque a percepirli, riesci comunque a saperlo che sono loro. Sì. Mhm. Poi? Io lo vedo legato sirio, siriani, vedo questo. Sono degli umanoidi sono degli umanoidi legati a Sirio. Questa volta ha visto questo pianeta qui. Sono Va bene. umanoidi comunque. Il monachello, il folletto dispettoso della tradizione di alcune regioni Siriano, d'Italia. In questo ecco. caso o sempre? Allora, vedo questa cosa qua. Praticamente loro hanno, cioè nel suo paese, nella sua città, o insomma dove viene questa tradizione, questo concetto di questo folletto, di come lo vedono e come gli viene tramandato. In realtà non è nient'altro che una proiezione, cioè esiste comunque come... Mi è arrivato Siriano, mi è arrivato che viene da quella situazione lì. Però è come se comunque io vedo anche diverse entità che si impersonalizzano in quel tipo di, perché la mente conosce quella fisionomia e quindi è come se per interagire con le persone di quel posto potessero le entità prendere la forma di ciò che le persone conoscono. Sono queste due cose parallele, quindi esiste questa sorta di folletto, ma in realtà io lo vedo siriano, che interagisce in particolare con questo paese. E poi vedo altre situazioni, se mi innalzo, come se le persone, conoscendo quel tipo di fisionomia, Degli l'entità per storielli, arrivare... Esatto. se vanno e se ne approfittano. Quella che è Esatto. salita sulla schiena durante il sonno di Totò, che dormiva a faccia in giù, era questo Un monachello? EDL. Era un EDL. Mhm. Erano EDL che cercavano di bloccarlo. Il monachello di Totò è sempre uno o cambia? No, cambia. Sono alcuni siriani, quindi è inutile cercare Sì, un sì, responsabile. I sì. siriani hanno un DNA ibrido di umanoide e... Felino. mm, Va bene, quello che sembrava essere uno dei più grossi problemi di Totò, il monachello, fa parte solo delle semplici interferenze. Mm. Il test l'abbiamo visto, ti chiedo velocemente con chi ha parlato Totò, lo recupero come punto, quando ha fatto, diciamo, un'ipnosi, no, più che un'ipnosi casalinga, ha proprio parlato con un amico che aveva fatto quel test e con una Mhm. parte di quell'amico. Con chi ha parlato? In parte una PS, cioè in parte c'era, io vedo la PS che cercava di uscire fuori. Vedo questa scena, è come se vedo la PS che cerca di arrampicarsi per essere ascoltata. In parte vedo tante entità, che è come se lui anche qui si aprono dei canali, si aprono delle porte, è come se facendo questo tipo di situazione senza essere consapevoli e senza essere guidati, io vedo proprio come se si aprono delle porte e non si Ma, sa ciò che mm, entra e ciò che ma esce. questo amico ha fatto il test, quindi Sì, sono entrate con il test. C'è la possibilità di fare il test e di rimanere puliti senza aprire porte? Ok. no. Quindi test uguale interferenze nuove che prima non c'erano. Il creatore del test guadagna energeticamente ogni volta che qualcuno fa il test e quindi si aprono le porte, quindi entrano. Guadagna le PS.
Io vedo che ci sono poteri, cioè a livello fisico, come se questa persona guadagnasse dei poteri di visione di fisico, quindi qui, Mm? e poi vedo PS, come se fosse alimentato da altre PS. Non è... Massoneria? sì. Ok, vediamo gli impianti.